La la, what a barbecue, ragazzi! Bentornati in questa bellissima serie che parla di barbecue in maniera molto così veloce e facile, anche se oggi in realtà la cottura è lunghissima. Vabbè, fa niente. Oggi, ragazzi, occhio, perché parliamo di uno dei capisaldi del barbecue americano, nella Trinità, addirittura, quindi tra le 3 preparazioni più famose, è il brisket. Che cos'è il brisket? Ragazzi, il brisket è la punta di petto, quindi questa parte qua, diciamo, dell'animale che però è gigante, anche perché, come potete vedere, neanche io ho la punta di petto così grande. Dove ho comprato questo bel brischettone, ragazzi? Su meatcrew.it, che è il mio nuovo sito di vendita online di carne specialissima per i vostri migliori barbecue. In questo caso parliamo di un brisket di Wagyu USA Snake River Farms, quindi un Wagyu americano particolarmente marezzato, direi anche bello grassottello. Il grasso è il primo punto che voglio andare a trattare e la prima preparazione fondamentale per il nostro brisket. Non ci serve così tanto grasso, a me leggermente che ci sia piace. Molti lo trimmano molto, io andrò a togliere soltanto un po' di grasso e tessuto connettivo, se no avremmo delle difficoltà poi a far aderire il nostro fantastico rub per formare il nostro bark. Quindi cosa facciamo? Prima operazione, una trimmatina a questo grassottello. Non c'è bisogno di togliere molto perché sotto c'è subito la carne, quindi trimmiamone un po', così, giusto per andare a là. Giriamo quindi il nostro brischettone anche di qua, andiamo a togliere un po' di grasso e qui togliamo un po' di questa che gli americani chiamano silver skin, che è un po' una pellicina un po' brutta, che ci dà anche fastidio poi quando andiamo a mangiare, per cui la togliamo. Ecco qua, vedete che c'è una bella parte di grasso spesso, qui lo togliamo perché tanto non ci serve. Eccolo qua. Ok, sono abbastanza soddisfatto della trimmata che abbiamo dato. Abbiamo tolto un po' di grasso, non tutto, ve l'ho detto, ragazzi, perché comunque mi piace che sia un po' grassettino il brischettone. Altro momento fondamentale, ragazzi, quello della rabbatura. E sul brisket di solito si sta tranquilli, sale, pepe, SPG quando si vuole esagerare. Io in realtà non avevo tanto SPG, quindi ho fatto un mix con questo Gospel di Meat Church, che è un rub all purpose, quindi è un po' più saporitino, quindi serve un po' per tutto, un po' più generalista, ma ci ho mischiato una dose potente di SPG. Mamma mia, mantiene la sua cattiveria, ma aggiunge un po' di aromi. Io non metto niente, soltanto in questo caso un filo di olio per essere sicuri che il nostro rub aderisca, quindi vado a massaggiare la carne con l'olio. Non state indietro perché la carne è molto spessa, quindi dobbiamo essere sicuri di coprire tutta la superficie, perché poi quando andremo a tagliarlo ogni fetta dovrà essere super saporita e dovrà avere grassezza, umido, morbidosità, ma anche il nostro bel bark super salato, speziato, condito. Quindi, mi raccomando, dai ed rub, come si suol dire. Lo pressiamo leggermente. A differenza delle beef ribs, andiamo a condire entrambi i lati. Come vedete sul retro ho lasciato uno strato un po' più potente di grasso, perché poi lo andremo a appoggiare sul nostro barbecue con questo lato rivolto verso il basso. Il grasso fare in modo di evitare che cuocia troppo. Ragazzi, che bello. Facciamo aderire un po' anche sui lati il nostro bel rabbettone. Voilà. Nella nostra miscela di rub c'era anche un pochino di paprika e del peperoncino, infatti vedete un bel colorito. Questo farà sì che il nostro bark me l'aspetto bello nero, perché zuccheri caramelleranno e otterremo un bel bark bello bruciatone, bello nero, bello barbecue vero. Bisogna lasciare che le spezie aderiscano bene al nostro fantastico brischettone. 2 scelte come al solito: potete lasciarlo tutta notte oppure qualche ora, oppure vi basta anche insomma una mezz'ora, un'ora in modo, però fategli fare un pochino di resto in modo che le spezie aderiscano bene, quindi noi ci vediamo dopo. Allora ragazzi, ho già acceso il mio Yoder, quindi ho caricato con il mio pellet, impostato la temperatura a 110 gradi. Vi consiglio di accenderlo a una mezz'oretta prima e lasciare che la temperatura si stabilizzi per circa mezz'ora, in totale un'oretta prima. Accendetelo in modo che siete sicuri che la temperatura sia super stabile. Ho aperto il maniglione per avere una temperatura costante, diciamo, su tutta la superficie del barbecue, perché il nostro pezzo è abbastanza grande. Importantissimo, vado a mettere il brischettone sulla griglia in questa maniera, con la parte diciamo del flat, che è la parte quella un po' più bassa, lontano dal bruciatore, perché essendo più piccola voglio che comunque riceva meno calore diretto da quella. Qua lo mettiamo veramente in serenità, ragazzi. Chiudiamo, lasciamo cuocere per circa 8-10 ore, dopodiché andremo a fare il nostro bel foglio.
Ragazzi, sono passate circa 8 ore. Il nostro bel bark si è formato e abbiamo già si vede un po' di quella jiggliness, vedi che va jig. Ma per andare a ammorbidire ancora di più la carne, cosa facciamo? Andiamo in foil. In questo caso userò della carta e non l'alluminio, perché la carta ci permetterà di avere un po' più di, diciamo, di traspirazione. Quindi il nostro fumo continuerà a penetrare nella nostra carne, ma riusciremo a trattenere un po' più di liquidi. Brischettone chiuso e lo rimetto nel barbecue. Colpo di scena, ragazzi, perché il mio fantastico Yoder, ragazzi, ha un meccanismo che permette di attaccare direttamente le sonde e tenere monitorata la temperatura del nostro brisket. Target sui 94-96 gradi. Mamma mia, tanto penetra in una maniera. Chiudo il mio bel Yoder. Andiamo fino a che arriviamo a 96 gradi. Io penso siamo a 80 gradi, un'altra retta e mezza almeno. Dopodiché faremo il rest. Ragazzi, ci siamo, è il momento di tirare giù il nostro brischettone. Ho preparato una teglia qui perché adesso gli faremo fare il rest in forno. L'ho messo a 50 gradi, deve solo tenere il calore. Gli facciamo fare poi un'ora di rest prima di andare a tagliare. Vedete che la nostra carne ha trattenuto, sai come la chiamano gli americani? Moisture. Quindi tutta la nostra succosità bellissima. Possiamo estrarre la nostra prova per vedere se il brischettone è pronto. Prova importante per capire se il nostro brischettone è pronto è il bend test. Di solito si esegue dopo anche sulla fetta, ma se riuscite a prenderla, vedete come si piega nonostante la carta? Guardalo, te lo faccio vedere. Si ripiega su se stesso, quindi vuol dire che è bello juicy. Lo mettiamo in teglia, rest e poi si mangia. Sono degli sbarluccichi, ragazzi, su questo brisket che lo fanno risplendere come un diamante. Cioè, ma potete vedere che cos'è? Smoke ring stupendo, devastante. Guardate la carne come si sfalda, che qui è giusto che la carne si sfaldi, ragazzi, mi raccomando. No, vabbè. Allora, il brisket, ragazzi, è un taglio che sa di manzo veramente, quindi vi deve piacere, è un sapore molto forte, però cucinato così gli resta una consistenza giusta, molto morbidosa naturalmente, mamma mia, scioglievole, che con questo affumicato ma dolce del Wagyu, poi perché è pieno di grasso eccetera, è un bite perfetto per me. Questo sandwich, cetriolini e si vola, assurdo. Ragazzi miei, è stato veramente molto bello stare con voi. Oggi vi ho mostrato come fare un brisket con il nostro barbecue a pellet. Provateci a casa, fatemi sapere come vi viene. Io vado che ho delle cose da fare.